Benvenuti viaggiatori! Allora, nel video di oggi andremo a realizzare dei gioielli per la festività della ruota dell'anno Beltane che si celebra il 1° maggio. I materiali che io andrò a utilizzare per realizzare questi gioielli sono tutti in base alle corrispondenze di questa festività. Per tutte le informazioni su questa festività vi lascio qui sotto in descrizione il link del canale YouTube di Artifex Omni, dove troverete una playlist alla festività della ruota dell'anno, compresa Beltane. Allora, quello che vado ad utilizzare sono delle pietre di corrispondenza, quindi quelle che io ho a disposizione sono il quarzo rosa, la corniola e queste bellissime perline di turchese che ho comprato in un piccolo negozietto a Genova. Poi per realizzare invece i gioielli utilizzerò questi che sembrano un po' dei fiori, questi qui che sono appunto dei fiori, dove da una parte ci aggancerò il ciondolo che andrò a creare con le pietre e dall'altra il gancino per l'orecchino. Questi distanziatori dove all'interno andrò ad inserire le pietre. Un altro distanziatore, questo lo utilizzerò per realizzare il ciondolo della collana. Questi qui di lega colorati in oro che mi serviranno per creare il ciondolo. E poi per il braccialetto andrò a utilizzare un filo di rame. Allora, partiamo dagli orecchini, che sono la cosa un po' più semplice. Quello che vado a fare... e mi stavo dimenticando anche delle perline che ricordino un po' dei sassolini. Io probabilmente andrò a utilizzare queste sul dorato. Allora, partendo dagli orecchini, quindi mi prendo tutti i pezzi che mi servono per gli orecchini. Andrò a realizzare 2 paia di orecchini, uno utilizzando il quarzo rosa e uno utilizzando la corniola. Prima cosa vado a inserirmi il gancino dell'orecchino all'interno del nostro fiore, in questo modo. Uno. E 2, e questi li utilizzerò con il quarzo rosa, mentre con la corniola andrò a utilizzare questi sempre a doppio foro ma a forma di cerchietto, e quindi faccio la stessa cosa. In questo modo. Adesso prendo questi qui, me ne serviranno 4,
e vado a realizzarmi il ciondolino. Teniamo la parte con l'anellino rivolta verso l'alto, quindi qui poi andremo ad agganciarlo e qua andiamo a creare la nostra decorazione. Quindi quando andate a mettere le perline tenete conto del verso del pezzettino di ferro. Quindi mi vado a prendere il nostro gancino che sembra un fiore. Ora per lavorare lo terremo così, quindi mi vado a prendere il quarzo rosa, quindi l'effetto verrà una cosa del genere. Mi vado a prendere la perlina in questo modo, la perlina che sembra un sassolino, poi mi prendo un altro di questi a fiore e faccio lo stesso procedimento, quindi perlina di quarzo, e a questo punto vado, però qui ci vuole quello più piccolo, in questo modo, e a questo punto vado però a chiudere, quindi mi prendo un altro di questi che sembra un fiore, lo vado a prendere più piccolo, in questo modo, e in ultimo vado a rimetterci una perlina di turchese in questo modo. Adesso quello che vado a fare, mi vado a piegare il fondo per stringere bene e fermare il nostro ciondolo. Quindi questo è il nostro ciondolo realizzato. Realizzo il secondo. Ora vado a realizzarmi quelli con la corniola. Quindi faccio la stessa cosa all'inizio. Quindi inserisco questo, mi prendo una perlina di corniola, in questo caso non vado a mettere il turchese ma vado direttamente a mettere la pietrina, la perlina che sembra una pietra. Per il secondo passaggio vado a prendere il mio tondino dorato, prendo una perlina più piccola di corniola, all'interno devo guardare la misura perché ovviamente non sono
tondissime come le perline normali, e mi faccio passare il filo in questo modo. Altra perlina a fiume in questo modo qui, e concludiamo con un'altra perlina di corniola in questo modo. Mi vado a chiudere il fondo e qui abbiamo anche quello con la corniola. Faccio la stessa cosa con l'altro. E abbiamo anche l'altro. Adesso quello che vado a fare, vado ad unirmi i miei due ciondoli agli orecchini. Quindi prendo due anellini per uno e due per l'altro, e vado ad unirmi il tutto. Uno, e due, e faccio la stessa cosa con quell'altro. E due. E questi sono i nostri orecchini, quarzo rosa e turchese, e quelli con la corniola, e mi metto da parte. Adesso vado a realizzare i due braccialetti con le stesse pietre, quindi quarzo rosa e turchese e corniola. Per fare i braccialetti ho deciso di utilizzare del filo di rame che andrò ad intrecciare, e poi nella parte che sarà centrale andremo a realizzare un ciondolino simile a questo da mettere nella parte centrale. Quindi mi vado a prendere un po' di filo di rame,
mi lascio un po' di spazio in cima e quello che vado a fare, vado ad arricciarmi questa parte qui per fermare i fili. E poi questi qua in cima me li vado a piegare per realizzarmi il cappietto. In questo modo. Poi mi sistemo i fili in questo modo, mi metto la parte del cappietto dentro questo in modo che me la tenga ferma, e quello che vado a fare, vado a realizzare una treccia. La vado a realizzare molto stretta. Tenete conto che ogni tanto dovete guardare a che punto siete con la misura. Allora, in questo caso potete fare due cose: o quando arrivate alla misura vi fermate, bloccate la prima parte e poi ne realizzate un'altra. Io preferisco prima farmi tutto il braccialetto e poi, tanto essendo magliabile il pezzettino, lo vado a mettere sopra, poi vi faccio vedere come. Quindi io mi finisco tutto il mio braccialetto con la treccia, lo sgancio per vedere a che punto sono. Ok, sono arrivata. Quindi a questo punto lo chiudo facendo la stessa cosa che ho fatto di là. Quindi qui mi vado a fermare i fili tirando bene, qui mi vado a realizzare il cappiettino,
vado ad inserire, prima di chiudere, il gancetto che mi servirà per aprire e chiudere il bracciale. Ok, adesso che ho messo il gancio vado a stringere fermando così il mio lavoro. In questo modo, così abbiamo il nostro braccialetto con la treccia di rame. Vado a preparare anche l'altro. Quindi questi sono i nostri braccialetti intrecciati col rame, e lo stesso procedimento potete farlo per fare una collana, un choker. È molto veloce, come avete visto, da realizzare. Quindi quello che adesso vado a fare, vado a prepararmi il ciondolo che poi andrò a mettere nel bracciale. Quindi me ne servono due. In questo caso parto dalla perlina di turchese, il quarzo rosa, questo è quadrato, va bene, ne prendo, chiudo in questo modo. E concludo con la perlina di turchese e faccio la stessa cosa che ho fatto di là. Mi chiudo il fondo. In questo modo.
Adesso quello che vado a fare, mi distendo la mia treccia, cerco di capire più o meno dov'è la metà, prendo 2 anellini, il più piccoli che avete, e cosa vado a fare? Vado a attaccarmi il mio ciondolo all'interno della mia treccia, quindi la metà più o meno è qui, prendo la prima parte, chiudo, a questo punto me lo metto sopra in questo modo, prendo l'altro anellino, lo apro, e aggancio il tutto alla treccia. Mi raccomando, stringete bene gli anellini, se no vi scapperà dalla treccia. E questo sarà il risultato del nostro braccialetto con la treccia. Tranquilli, dopo ve li faccio vedere indossati. Facciamo la stessa cosa con quello con la corniola. Ed ecco qui anche il secondo. Adesso in ultimo andiamo a fare le collane. Adesso andiamo a realizzare le collane. Per le collane voglio fare un mix, quindi unire il quarzo rosa e la corniola. Quindi quello che andrò a fare, parto con la pietrina che sembra, con la perlina che sembra un sassolino, vado a prendermi il nostro fiorellino quarzo, chiudo, turchese,
corniola, pietrina, chiudo, e nell'altro inverto, quindi parto dal turchese, corniola, pietrina, quarzo. Ora questo è troppo grande, prendiamo uno più piccolo, e concludo col turchese. Adesso li vado ad agganciare al suo al distanziatore, uno con la parte della corniola rivolta al distanziatore e uno con la parte del quarzo rivolta verso il distanziatore. Vado a mettere due anellini, uno qui, uno qui, uno qui, uno qui, perché qui poi voglio aggiungere un altro piccolo ciondolino. In uno vado ad aggiungere una foglia oro e in uno vado ad aggiungere questo ciondolino che assomiglia a un sole, a un fiore. Quindi poi mi inserisco anche l'altro anellino che mi servirà per metterci il filo della collana.
i due. Poi prendiamo il filo per la collana. Questi qui sono già, li ho comprati già fatti così, tranquilli, tanto vi metto tutti i materiali, il link con tutti i materiali qui sotto in descrizione, il link affiliato Amazon. E qui avete due scelte: o potete utilizzare questi qui, io essendo che il ciondolo è lungo vado a utilizzare questi, che la collana non è molto lunga, se no vi viene lunghissima la collana. Se no potete tranquillamente poi prenderle anche quelle a catena e farveli della lunghezza voi che volete. Io al momento quelli a catena non li ho, devo riordinarli, quindi vado comunque di questi qui che sono di caucciù. Quindi quello che faccio è: mi apro l'anellino, inserisco il filo della collana, e richiudo l'anellino. Ed ecco qui i nostri gioielli dedicati alla festività di Beltane finiti. Questa è la collana, l'altra collana, i due braccialetti che dopo vi farò vedere addosso, quello con la corniola e quello col quarzo rosa, e gli orecchini, corniola e quarzo rosa. Io spero che queste creazioni vi siano piaciute. Se volete avere informazioni e spiegazioni sulla festività di Beltane, vi ricordo che vi lascio qui sotto in descrizione il link del canale YouTube di Artifacts Omni, dove troverete una playlist interamente dedicata alle festività, e tra cui anche Beltane. E per tutti i materiali vi ricordo anche che vi lascio anche qui sotto in descrizione il link affiliato Amazon con tutti i materiali, in modo che così, se volete, potete ricreare anche voi i vostri gioielli per Beltane.